Salve a tutti e grazie per aver scelto di guardare questo video. Se vi piacerà, lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Bene, e adesso parliamo di Vega. Cominciamo col dire una cosa che non tutti sanno, ossia che Vega è noto con il nome di Balrog in Giappone. Quello che noi conosciamo come Balrog è noto in Giappone con il nome di M. Bison. E quello che noi chiamiamo Bison in Giappone è noto con il nome di Vega. Perché queste differenze? Dato che ho sentito diverse spiegazioni in rete, tutte riportanti solo una parte della verità, vorrei finalmente fare chiarezza una volta per tutte. In origine questa differenziazione nella nomenclatura dei tre personaggi summenzionati non era stata contemplata. Anche in America ed Europa i nomi avrebbero dovuto essere gli stessi della versione giapponese. Questa scelta venne presa dopo che Mike Tyson finì nell'occhio del ciclone a causa delle sue vicende giudiziarie. Forse alcuni di voi non ci hanno mai fatto caso, ma il pugile di Street Fighter è palesemente ispirato al famoso campione. Cosa che si può dire anche del suo nome M. Bison, che è molto simile nella fonetica a Mike Tyson. La M puntata prima del nome Bison sta probabilmente per Mike. Alla Capcom pensarono che non fosse il caso, data la risonanza che il campione aveva avuto sui notiziari di tutto il mondo, usare un nome così simile al suo per il loro personaggio. E così decisero di invertire i nomi dei tre re, solo quello di Sagat rimase uguale in tutte le versioni, in modo da non rendere più accostabile il pugile del loro nuovo gioco con l'ormai ex campione americano. Ma adesso torniamo a Vega. Vega è anche noto con il nome di Clav, che significa artiglio, ed è di nazionalità spagnola. Indossa sempre una maschera per proteggersi il viso, dato che per lui la bellezza è tutto. Ed ha uno stile che combina il ninjutsu giapponese con le tecniche di scherma e di schivata tipiche dei matador che si esibiscono nella corrida. Il suo personale stile di combattimento gli ha fatto guadagnare il soprannome di ninja spagnolo. Vega appare per la prima volta in Street Fighter 2 nel 1991, ove era il secondo dei 4 boss, inizialmente non giocabili, ed era posizionato tra Balrog e Sagat. Da Street Fighter 2 Champion Edition in poi, lui e gli altri 3 boss sono diventati giocabili. Vega è stato creato da Akira Yasuda, che forse alcuni di voi ricorderanno con il nome di Akimen, nome visto più volte durante i titoli di coda dei giochi di Street Fighter. Inizialmente egli aveva in mente di creare una nuova versione di Jeki, personaggio visto nel primo Street Fighter, ma in seguito il personaggio subì diverse modifiche, differenziandosi notevolmente dall'idea originale, fino a trasformarsi nel Vega che tutti conosciamo. L'arma di Vega è un Tekko Kaji per la precisione, curvato all'estremità, per impedirgli di infilzare mortalmente i suoi avversari. Questo artiglio gli conferisce una portata molto lunga rispetto alla maggior parte dei personaggi di Street Fighter. È lo stesso tipo di arma indossata da Jeki nell'originale Street Fighter, anche se quella di Vega è più lunga. Vega è narcisista e vanitoso all'ennesima potenza, chiaramente a livelli patologici. Si considera l'apoteosi e il non plus ultra della bellezza e della perfezione, e per preservare tale perfezione da lividi e cicatrici indossa la sua maschera, bellissima ma allo stesso tempo inquietante. Vega indossa un Trajes de Luces, ossia l'abbigliamento tradizionale dei toreri spagnoli, includente anche mocassini e leggings, proprio come questi ultimi.
tutte cose che sottolineano il suo coinvolgimento con la corrida spagnola. Questo abito decorativo offre ai matador facilità di movimento ed è ideale per le manovre acrobatiche di Vega. Vega ha un vistoso tatuaggio sul corpo, raffigurante un serpente di colore viola. La sua testa è tatuata sul petto, mentre le spire della sua coda avvolgono il suo braccio sinistro. La famiglia di Vega appartiene alla nobiltà e all'aristocrazia spagnola, ma per cause non appurate cadde in disgrazia. Per mantenere il prestigio economico della famiglia, la madre di Vega, una donna bellissima che era rimasta vedova, fece un matrimonio di interesse con un uomo che non amava, ma molto ricco. Una volta cresciuto, Vega si appassionò all'arte della corrida, allenandosi fino a diventare praticamente imbattibile. In seguito si recò in Giappone ed imparò il ninjutsu, combinando quest'arte marziale con le mosse tipiche della scherma. Poco dopo entrò nei circuiti di combattimento clandestini, facendosi un nome a causa delle sue molteplici vittorie. A segnare indelebilmente la psiche di Vega fu però la morte della sua bellissima madre, che venne assassinata dal suo secondo marito proprio di fronte a lui. Il marito di sua madre era un uomo che non si poteva certo definire bello e uccise la sua bellissima moglie perché in cuor suo si sentiva da lei disprezzato. Vega scatenò la sua furia omicida e subito dopo lo uccise, a sua volta per vendicare la morte di colei che lo aveva generato. Fu a seguito di questo evento che nella sua mente Vega iniziò a sviluppare un particolare dualismo: nobile e gentiluomo di giorno e sadico assassino di notte, dedito a cruenti omicidi nei combattimenti clandestini, specialmente ai danni di uomini che con il fascino avevano poco o nulla da spartire. Vega divenne sempre più ossessionato dalla bellezza, dall'eleganza e dal galateo. Per lui la bruttezza e i modi gretti sono un segno del male che va purificato, mentre la bellezza è il simbolo dell'eroismo, della purezza e della virilità. Vega non è esente dal provare fascino nelle altre persone. Trova infatti che Laura, Cammy, Charlie e che in genere tutti i personaggi femminili da lui affrontati siano bellissimi, anche se per lui il momento in cui potrebbero manifestare il culmine della loro bellezza è l'istante della morte. Attenzione! Riconosce anche la bellezza di Luke, benché ne disprezzi il fatto che non sappia farne buon uso come lui. Vega cura in prima persona le operazioni della Shadaloo, soprattutto quelle riguardanti le Dolls, di cui Cammy faceva parte. Vega diventa uno degli uomini fidati di Bison, secondo in gerarchia solo a Sagat. Tra Vega e Sagat non c'è mai stato buon sangue, cosa resa ancora più evidente in Street Fighter V. Infatti, quando Vega sconfigge Sagat, gli dice che lo ha sempre disgustato. Vega crede che la sua bellezza è tale da non poter essere riprodotta artificialmente, però è affascinato dall'idea che gli scienziati di Bison siano in grado di creare nuovi corpi in cui vivere. Questo gli fa pensare che se lui fosse in grado di creare un perfetto clone di se stesso, potrebbe trasferirvi la sua mente non appena i segni della vecchiaia avrebbero iniziato a lasciare i segni sul suo corpo originale, mantenendo la sua bellezza eternamente. Vega non è l'unico personaggio di Street Fighter ad utilizzare un'arma, e non è stato nemmeno il primo. Prima di lui, infatti, ci sono stati Jeki, da cui Akira Yasuda, Akimen, ha preso spunto per crearlo, ed Eagle, sempre proveniente da Street Fighter 1, e che abbiamo rivisto volentieri in Street Fighter Alpha 3 Max e in qualche gioco Capcom tutti contro tutti, come SNK vs Capcom 2 ad esempio. Col passare degli anni sono stati aggiunti molti altri personaggi facenti uso di armi di vario tipo: Beardy con la sua catena, Cody con il suo pugnale e la sua mazza di metallo, Falk con il suo bastone,
Ibuki con i suoi shuriken, Menat con la sfera di cristallo, Poison con la sua frusta, Sodom che da Final Fight approdò al primo Street Fighter Alpha e nei successivi. Non dimentichiamoci di Rolento che ha fatto la sua prima apparizione in Final Fight per poi approdare in Street Fighter Alpha 2 e 3 e via discorrendo, e Maki che abbiamo visto in Final Fight 2 e in Street Fighter Alpha 3 Max, il quale mi auguro venga prima o poi inserito in qualche collection per le console attuali, dato che a mio avviso è la versione migliore di Street Fighter Alpha 3 mai creata. Mi piacerebbe rivedere la bellissima e agguerrita Maki anche in Street Fighter 6. E voi cosa ne pensate? Vorreste rivederla? Scrivetelo pure nei commenti qua sotto. Vega però, pur non essendo l'unico personaggio dotato di armi, è l'unico che può perderla durante il combattimento. Apro parentesi, come pure la sua maschera, anche se ciò è ininfluente ai fini della lotta. Chiusa parentesi. Non è mai stata data una spiegazione ufficiale riguardo questo argomento, ma forse alla Capcom hanno ritenuto che il suo artiglio possa avvantaggiarlo troppo, se potesse tenerlo ancorato all'avambraccio per tutto il combattimento. Forse è per questo che dopo un tot di colpi ricevuti lo perde, per fargli perdere il vantaggio tattico iniziale, ma la mia è solo una supposizione. Inoltre, Vega, perdendo l'artiglio, oppure rimuovendolo spontaneamente da solo, acquista la possibilità di effettuare altre mosse che con l'artiglio non potrebbe eseguire. Quindi, forse, tutto sommato, il fatto che possa perdere l'artiglio dopo un tot di colpi è solo un retaggio storico del passato, quando il fatto che perdesse l'artiglio nel primo Street Fighter 2 donava enfasi al combattimento e inorgogliva enormemente il giocatore che lo aveva disarmato. Ciò che rende tuttora Vega un personaggio unico nel panorama di Street Fighter è il fatto che possa interagire con il suo stage, arrampicandosi sulla rizza metallica che fa da sfondo alla taverna nella quale ormai è di casa, per poi piombare dall'alto sul suo avversario come una furia. Nessun altro personaggio può vantare uno stage che lo avvantaggi tatticamente in qualche modo. Il modo di combattere di Vega è totalmente incentrato sulla ferocia e l'agilità. Non ha colpi energetici tipo gli Hadouken o i Sonic Boom, ma grazie alla sua velocità riesce ad attaccare il suo avversario anche dalla distanza e in tempi che, soprattutto utilizzando la sua mossa X, sono davvero strettissimi. Inoltre, pur non essendo l'unico personaggio che è in grado di compiere un doppio salto se si trova all'estremità dello schermo, è certamente colui che trae vantaggio più di tutti dal combattimento aereo, di cui è l'indiscusso maestro. Mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, vi invito a mettermi un bel like e ad iscrivervi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Io vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.